Salusa 3 agosto 2011. Non permettete a nessuno di intaccare la vostra fede in un futuro, del quale esistono varie versioni. Mantenete salda quella che meglio si accorda con la vostra comprensione e ben presto accadranno eventi, che indicheranno il percorso su cui la vostra civiltà dovrà avviarsi. Evitate, non di meno, le posizioni troppo rigide e, quando potete, accettate i cambiamenti conformi alla vostra capacità di capire e tenetene conto. In un futuro non distante, tutto sarà chiaro e questo riunirà la gente, che condivide le stesse idee. La scelta dell'ascensione lascerà alcuni nell'incertezza, che è meglio evitare perché può instillare nella mente la paura. In qualunque modo intendiate la fine dei tempi, quel che conta è di proporsi un obiettivo. Al presente, la conclusione inevitabile è che la vostra civiltà sta cadendo a pezzi, e che i vostri governanti non sono all'altezza di vedere, né desiderano prevedere, i cambiamenti fondamentali, necessari per mettere le cose a posto. Alcuni politici meritano di essere apprezzati per la loro intuizione, ma sono troppo pochi per essere in grado di influenzare le masse, che seguono la linea di un partito, indipendentemente dalla situazione. Noi, comunque, conosciamo bene le anime interamente dedite ad apportare cambiamenti intesi per il bene di tutti, ed il loro sincero impegno, alla fine, le porterà alla ribalta. Esse si sono reincarnate proprio per questo preciso momento storico e le loro capacità e il desiderio morale di produrre il meglio per l'umanità, non saranno sprecati. Stanno attendendo il momento giusto, sapendo intuitivamente, che tra breve saranno chiamati ad agire. Carissimi, voi tutti vi trovate qui in questo momento, perché sono giorni molto importanti per la vostra evoluzione, ma non tutti siete attori principali nella corsa verso l'ascensione. Molti di voi, infatti, sono qui semplicemente per essere parte della luce e espanderla attorno a voi ovunque andiate. Quando vi domandate come collaborare, questa è l'unica cosa che dovete fare, perché contribuirà ad innalzare le vibrazioni sulla Terra. Seguite il vostro intuito, e se il vostro compito è di servire in altre capacità, potete essere certi che vi sarà indicato. Quando altri mostrano paura, abbiate un'influenza tranquillizzante ed aiutateli a condividere la vostra certezza che tutto finirà bene. Naturalmente, quando noi della Federazione Galattica saremo ufficialmente riconosciuti, questo fatto stesso contribuirà a ridare speranza alla gente. Saranno chiari i motivi che ci conducono a voi, quando si comprenderà che veniamo a portare la pace nel mondo, allora si produrrà un grande slancio spirituale. Questo, naturalmente, sarà solo l'inizio, perché abbiamo tantissime cose a fare per preparare la depurazione della terra. Avremo anche molto lavoro per garantire che ogni anima comprenda bene il significato della fine dei tempi. Questo compito rientra, comunque, interamente nelle nostre capacità e saranno approntati regolari programmi, per spiegare in dettaglio le scelte che vi sono offerte. Noi intendiamo rispettare il vostro libero arbitrio, e che siete tutti esseri sovrani, perciò ci limiteremo a presentare i fatti solo per informazione. Per tutto quanto riguarda la vostra evoluzione spirituale, la scelta definitiva spetterà sempre soltanto a voi. Guardate oltre ai problemi del mondo attuale perché sono solo temporanei e apriranno la strada alla New Age, che vi farà avanzare fino alle dimensioni superiori. Si tratta di una forma di sviluppo affatto naturale, perché tutto tende sempre verso la sorgente di tutto ciò che è. Come dovete ormai aver capito, tutto il vostro universo sta ascendendo e la vostra Terra non può frenare l'inevitabile e desiderata elevazione. Così è stato divinamente decretato e nulla può impedirne l'attuazione, salvo un nuovo decreto del Creatore. Le meraviglie dell'evoluzione sono veramente stupefacenti, quantunque voi non siete ancora in grado di afferrare la portata di quel che sta accadendo. Grandi esseri dall'immenso potere sono coinvolti in ciò che sta per accadere, ma è impossibile esprimerlo in parole, che voi potete comprendere appieno. Quelli che non appartengono alla luce, ma tendono piuttosto verso le tenebre, sono presi dal panico vedendo il mondo andare a pezzi. Voi, invece,
che appartenete alla luce, avete ben ragione di guardare con gioia al futuro. Speriamo che quando si saprà la verità su di noi e sull'imminente ascensione, molti saranno spinti a vedere la luce come il sentiero, che li riporterà alla normalità. Forse non fanno abbastanza per elevare le vibrazioni e poter ascendere, ma qualsiasi progresso realizzato ora, sarà loro utile quando inizieranno il ciclo successivo. In alcun caso, un'anima può perdere quanto guadagnato elevando il proprio livello di coscienza. Fintanto che progredite, nessuno vi considererà un fallito, perché ognuno ha diritto di decidere se procedere piano o rapidamente. Con il rapido avvicinarsi della fine dei tempi, molte anime hanno deciso di saldare le esperienze karmiche restanti, di conseguenza, molte persone vivono un periodo alquanto convulso, specie sul piano personale. Ascendendo, il karma, o è stato saldato da voi stessi o sarà cancellato dalla legge di misericordia, in seguito, vivendo ad un livello vibrazionale molto più elevato ove tutto è equilibrio e armonia, in pratica non esistono occasioni di contrarre nuovamente un karma. A quel livello, i vostri pensieri e azioni seguono spontaneamente il flusso delle vibrazioni più elevate ed ogni forma pensiero inferiore sarà stata eliminata dalla vostra coscienza. Questo sarà il ritorno al vostro stato d'essere normale, come eravate prima di piombare nella terza dimensione. In realtà, assorbendo più luce, state già cominciando ad eliminare le forme pensiero indesiderate e inutili, perché non più compatibili. Di conseguenza, più avanzate sul sentiero dell'ascensione, più sarà facile affrontare tali problemi. Inizierete il 2012 con le vibrazioni favorevoli dell'11 novembre 11 e poi i cambiamenti si susseguiranno densi e rapidi. Sarà di certo un anno assolutamente memorabile e saprete quanto sta avvenendo nel vostro sistema solare, perché condivideremo con voi tali informazioni. Non ci saranno segreti e desideriamo mettervi in grado di godere appieno questa opportunità con noi. Al momento siete tenuti all'oscuro su molte questioni, ma presto tutto cambierà. Gli oscuri sono talvolta ingenui e non sembrano comprendere che nulla può esserci tenuto nascosto. Se occorre, possiamo andare indietro nel tempo per provare un determinato punto, eventualmente della vostra storia passata. Siete veramente stati pesantemente ingannati e vi garantiamo che, prima di ascendere, saprete tutto. Io sono il Siriano Salusa e so che molti di voi stanno sperimentando l'accelerazione del tempo, tanto da aver l'impressione di disporre di meno tempo per i compiti quotidiani. Questo ha un vantaggio perché anche le settimane e i mesi sembreranno passare a tutta velocità e, prima di rendervene conto, l'ascensione sarà alle porte. Grazie, Salusa. Mike Quinsey traduzione Costanza 2003